L'Inter vince il campionato primavera, l'Inter è campione d'Italia primavera, i ragazzi di Christian Chivu trionfano in finale sulla Roma nei tempi supplementari in questa finale dei playoff primavera e portano a casa un importante trofeo anche perché è il 10° scudetto della storia dell'Inter nel campionato primavera, un riconoscimento molto molto importante ma che assume un significato ancora superiore se consideriamo che questa vittoria certifica secondo me un grande lavoro che è stato fatto all'interno di questa stagione nel settore giovanile nerazzurro. Vincere ovviamente fa molto molto piacere, però la cosa più importante quando si parla di primavera e di settore giovanile in generale è valorizzare i nostri calciatori e sicuramente questa è una stagione nella quale grazie al lavoro dell'allenatore e del suo staff l'Inter ha messo in mostra diversi talenti molto interessanti dei quali vogliamo parlare all'interno dell'episodio di oggi. Lo facciamo insieme a voi per cercare di capire se qualcuno di questi ragazzi, o magari anche più di uno, perché ci sono tanti giocatori molto interessanti secondo me in questa primavera dell'Inter, saranno pronti a fare un salto nell'Inter in prima squadra da subito oppure nel prossimo futuro. Una cosa che purtroppo è diventata piuttosto rara in Italia e in particolare all'Inter. Il livello, il salto dalla primavera alla prima squadra è un salto sicuramente molto molto difficile. Attenzione però perché per vari motivi le cose potrebbero cambiare. Quindi innanzitutto ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter all'interno di questo nuovo episodio di oggi, un episodio in cui vogliamo celebrare la vittoria della formazione primavera dell'Inter e per farlo ho selezionato 8 nomi che secondo me di questa squadra vanno messi, diciamo così, in copertina. Di questi 8 poi ne selezionerò ulteriormente 2-3 che potrebbero eventualmente già essere pronti per fare questo salto e ritagliarsi uno spazio nella prima squadra, non da titolari chiaramente, ma alle spalle dei titolarissimi di Simone Inzaghi possono essere delle alternative importanti da valorizzare in casa e da far crescere, senza dover andare per forza ad acquistare dei calciatori da altre squadre e pagandoli tantissimo. Ve ne parlerò uno ad uno, vi darò delle indicazioni su ognuno, aspetto poi qui sotto nei commenti anche i vostri giudizi e i vostri pareri se avete seguito la primavera dell'Inter quest'anno. Alla fine poi dell'episodio selezionerò quelli che secondo me sono ancora più interessanti. Prima di partire vi chiedo il favore di iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto, quindi cliccate subito sul tastino iscriviti se non siete già iscritti, intanto perché in questo modo ci supportate e ci aiutate a continuare a crescere come stiamo già facendo tantissimo grazie al vostro supporto, ma soprattutto ve lo consiglio perché in questi giorni in cui ci sono tante notizie, stanno succedendo tante cose, noi stiamo preparando tantissimi contenuti speciali da pubblicare nelle prossime ore. Se vi iscrivete non ve ne perdete nemmeno uno e quindi ovviamente è un consiglio che vi do per seguire le nostre dirette ogni giorno alle 19:30 e rimanere sempre aggiornati con tutti i temi di Casa Inter. Quindi aspetto la vostra iscrizione e se volete anche un bel mi piace che non guasta mai, visto che è anche gratis. Comunque, partiamo con i nostri volti in copertina della primavera dell'Inter e non parto da un calciatore, parto bensì dall'allenatore, da mister Christian Chivu, perché come dicevo grandi meriti secondo me di questa stagione della valorizzazione dei nostri calciatori vanno dati a lui, vanno dati a Chivu che sta facendo un percorso un po' come quello di Simone Inzaghi alla Lazio, visto che c'è questo paragone interno. È partito dall'Under 14 nerazzurra, ha conquistato diversi trionfi importanti nella sua scalata fino ad ottenere la panchina della primavera, dove ha ereditato la panchina del tecnico Armando Madonna e ha ereditato anche una sorta di rivoluzione comunque estiva che ovviamente lo ha portato a doverci impiegare un po' di tempo prima di carburare al 100% e di prendere il pieno controllo della formazione primavera, ma aveva già lavorato con molti di questi ragazzi, quindi c'era anche un buon feeling con la squadra che lo ha portato poi a chiudere la stagione alla grandissima con una serie di 17 risultati utili consecutivi che nel settore giovanile, ragazzi, sono veramente tanta roba. 17 risultati utili consecutivi sono veramente un risultato molto molto importante. Quindi dopo aver chiuso la stagione al secondo posto in classifica è arrivata la vittoria appunto in questi playoff. Adesso attenzione però agli scenari del futuro perché secondo me fargli fare un'altra annata alla guida di questa formazione primavera sarebbe molto importante per lui e anche per i ragazzi stessi dell'Inter, però sta facendo talmente bene da aver attirato le attenzioni di diverse squadre, di prime squadre che vorrebbero alla guida, lo vorrebbero alla guida dei loro progetti. Quindi lui stesso nell'intervista post vittoria della finale dei playoff di campionato primavera ha detto che non sa cosa accadrà del suo futuro, sta bene all'Inter ma deve parlare con la società e quindi è un po' una situazione da definire
nelle prossime ore. Speriamo per l'Inter ovviamente che possa rimanere, ma comunque noi facciamo un grande in bocca al lupo a Christian Chivu per il suo futuro e tanti complimenti per il lavoro che ha svolto fin qui, ovviamente. Detto questo, andiamo rapidamente a parlare dei singoli calciatori. Se siete poi interessati a degli identikit più specifici sui singoli nomi, me lo dite nei commenti e potremo pubblicare anche nuovi contenuti per raccontarvi meglio questi calciatori, come ad esempio il portiere William Rovida. Portiere classe 95, nato a Milano, molto forte fisicamente, è stato premiato anche come miglior portiere della stagione. Vi condivido la schermata di Transfer Market, eccoci qua. Dicevo, è stato premiato come miglior portiere della stagione. Sicuramente secondo me non è ancora pronto per fare il salto in prima squadra, però oltre ad aver dimostrato ottime doti tecniche ha anche questo fisico imponente che gli dà una grossa mano. È un portiere che potrebbe avere quindi un futuro nel professionismo, non so tra quanto all'Inter, sicuramente potrà fare anche un'altra stagione in primavera che magari lo aiuterà a crescere ulteriormente, oppure si troverà per lui è un altro dei giocatori che hanno attirato tanta attenzione di mercato, si potrebbe trovare una squadra che potrebbe valorizzarlo in prestito prima eventualmente di valutare un futuro all'Inter. Diciamo che sicuramente tra Rovida e Filip Stankovic l'Inter ha già tra le mani due portieri molto interessanti per il prossimo futuro e da tenere sicuramente d'occhio. Dal portiere passiamo poi al capitano di questa formazione primavera, ovvero Mattia Sangalli, che invece è un classe 2002, quindi ha un anno in più, un vero cuore nerazzurro perché praticamente nasce nel settore giovanile dell'Inter, ha fatto tutta la trafila nerazzurra. Sangalli, insieme ad un altro giocatore di cui parleremo tra poco, tra l'altro è già inserito di fatto anche nel giro della prima squadra, essendo comunque un classe 2002 e all'ultimo anno di primavera dovrà fare poi il salto oppure andare in prestito altrove. È un centrocampista, un mediano, uno schermo davanti alla difesa, così si è imposto anche all'interno di questa stagione, un giocatore che, se devo dare un po' di voti, tra virgolette, o comunque per identificarlo meglio, non lo metto in evidenza tanto per le doti tecniche quanto per le doti carismatiche e di agonismo e appunto di bravura davanti alla difesa. Da questo punto di vista, per fare il salto credo che dovrà migliorare dal punto di vista tecnico della gestione della palla. Non so se è già pronto lui per esempio per prendere il posto di Vice Brozovic o comunque per avere un posto nel centrocampo dell'Inter, ma si è messo in mostra, giocatore di grande carisma, ha avuto un percorso un po' più tortuoso, ecco, per arrivare alla prima squadra rispetto ad altri classe 2002 come Sebastiano Esposito, per fare un nome, ma è un giocatore molto interessante, capitano, grande carisma, come dicevamo. Più giovane invece di Mattia Sangalli troviamo uno dei calciatori più talentuosi in assoluto di questa primavera, ovvero Nikola Iliev, classe 2004, addirittura compirà 18 anni tra pochi giorni, il prossimo 6 giugno, un trequartista, numero 10 sulle spalle, giocatore che tra l'altro è stato decisivo con un grandissimo gol in questa finale playoff. Non ha fatto una stagione clamorosa alla sua prima vera stagione in primavera, appunto, giocando molto spesso dopo i primi assaggi della scorsa stagione. Però è stata una stagione in cui ha distribuito bene i gol, quindi è stato anche piuttosto continuo dal punto di vista appunto delle marcature, ma soprattutto, cosa molto interessante, si è reso protagonista nella fase più calda. Si è vista una crescita, secondo me, soprattutto nella fase finale della stagione e ovviamente con questo gol che è la ciliegina sulla torta di una buona stagione e che porta il trionfo all'Inter. Un gol che mette in evidenza tutte le sue doti tecniche molto molto interessanti, un giocatore quindi che dal punto di vista tecnico può anche considerarsi interessante in ottica prima squadra, deve crescere dal punto di vista del fisico soprattutto. È un giocatore che però magari non subito, ma già tra un anno potrebbe diventare un profilo interessante, se consideriamo che, se vi ricordate, noi diversi mesi fa, quasi un anno fa probabilmente, ve ne avevamo parlato di Nikola Iliev in un episodio in cui vi avevamo raccontato che era stato inserito anche dal quotidiano inglese The Guardian tra i migliori profili in circolazione nei classi 2004, soprattutto comunque era tra i migliori giovani in assoluto in circolazione in Europa. Diciamo che questa stagione ha ulteriormente confermato le notevoli potenzialità. Serve ancora qualcosina da affinare per poter pensare ad un salto in prima squadra, ma è un giocatore molto interessante. Comunque vi linkerò poi in descrizione oppure nelle schede per chi ci segue da YouTube o per chi ci segue in podcast l'episodio in cui parlavamo in maniera più approfondita di Iliev, appunto.
classe 2004. Andiamo avanti, proseguiamo con un altro giocatore che invece ha già debuttato in prima squadra, Mattia Zanotti, classe 2003, è un esterno destro, è stato soprannominato anche El Tractor, il trattore, anche lui si ispira a Capitana Via Zanetti per il suo ruolo, dicevamo ha avuto la possibilità di esordire in prima squadra con Simone Inzaghi, nonostante comunque sia solo un 2003, e stava anche per trovare un assist nella partita contro il Cagliari, stava per servire l'assist ad Alexis Sanchez che poi è stato fermato. Giocatore di buona gamba soprattutto, ci mette tanta corsa lì su quella corsia, se si paragona comunque a come idolo Zanetti potete capire bene come si ispira per interpretare quel ruolo lì. Qui sospendo un po' il mio giudizio, nel senso che non lo conosco in maniera così approfondita da potervi dire se è pronto effettivamente al grande salto oppure no. Diciamo che mi fido di mister Simone Inzaghi, che lo ha già portato in prima squadra, lo ha coccolato molto insieme a tutta la dirigenza e allo staff che si occupa della formazione primavera. Deve lavorare forse, per quello che ho visto io, soprattutto dal punto di vista tecnico, nel velocizzare il gioco, il tocco del pallone, soprattutto l'ultimo passaggio, cosa che in prima squadra rispetto al campionato primavera, dove ci sono un po' più spazi, deve essere ancora più chirurgico, ecco, da questo punto di vista. Però è un profilo molto molto interessante e già in orbita prima squadra, come dicevamo. Arriviamo poi a quelli che secondo me sono forse i profili ancor più interessanti in ottica prima squadra. Parto dai due fratelli, la coppia argentina. Franco Carboni, intanto, classe 2003, vi dicevo, oltre Sangalli c'è appunto Franco Carboni, che è stato già inserito dall'Inter anche sul sito ufficiale nella lista dei calciatori aggregati alla prima squadra, quindi questo è un segnale interessante. Lui che giovanissimo ha avuto la convocazione anche in prima squadra insieme, in nazionale argentina, scusate, insieme al fratello Valentino, di cui parliamo tra pochissimo. È un esterno di sinistra, diciamo che nello scacchiere di Inzaghi nel 3-5-2 potrebbe ricoprire il ruolo che è stato di Perisic e che oggi è di Gosens dopo l'addio di Perisic, quindi essendoci anche liberata una casella, a maggior ragione teniamo sott'occhio Franco Carboni, che ha dimostrato delle doti fisiche già molto importanti, quindi rispetto ad altri anche coetanei, classe 2003, ma anche agli altri giocatori della primavera, fisicamente è più avanti, questo sicuramente nell'impatto, nel salto in prima squadra ti dà un vantaggio importante. Deve lavorare, ecco, sul pallone, sulla tecnica, sul gioco di prima, come dicevamo un po' anche per Zanotti, vale soprattutto per Carboni, che però è forse uno dei più interessanti in questo momento della primavera nerazzurra, se, come dicevamo, è stato chiamato anche da Scaloni con la nazionale argentina, per poterlo valutare da vicino. Teniamolo d'occhio. Non credo che l'Inter possa pensare di mettere Carboni subito alle spalle di Gosens, ecco, da questo punto di vista, anche nell'ottica delle rotazioni, non è oggi prontissimo Carboni per fare subito il salto in prima squadra, però se ci fosse la possibilità di avere alle spalle di Gosens un altro giocatore pronto, più Carboni, che potrebbe lavorare insieme a loro e all'occorrenza giocare appunto anche in prima squadra, sarebbe una soluzione molto molto interessante, perché ti permetterebbe intanto di risparmiare senza dover andare ad acquistare un altro giovane da valorizzare da un altro club, ma soprattutto perché è un giocatore che di potenzialità ne ha dimostrate tante, ha molto mercato già oggi, figuriamoci appunto se dovessi valorizzarlo in prima squadra. Quindi Franco Carboni sicuramente tra i profili più interessanti che seleziono nell'ottica di un possibile salto in prima squadra. E visto che ho parlato di Franco, parliamo anche di Valentin Carboni, che dicevamo invece è il fratello, classe 2005, giovanissimo, lui veramente ha giocato praticamente sotto età in primavera. Nonostante questo, il discorso che abbiamo fatto su Franco va un po' ribaltato su Valentin, perché Valentin è un trequartista, intanto giocatore più offensivo rispetto all'esterno Franco. È un classe 2005, è stato premiato come giocatore rivelazione dell'anno, questo quindi la dice lunga sulle potenzialità di questo giocatore, che, dicevo, al contrario di Franco, dimostra doti tecniche superiori, quindi dal punto di vista tecnico un giocatore molto elegante, molto bravo, che ci sa fare col pallone e che sicuramente da questo punto di vista parte molto avanti, però deve lavorare soprattutto nel fisico. Il nostro Simone Frizza mi ha fatto un paragone per me molto interessante, con le dovute specifiche, ovviamente con le dovute proporzioni, ricorda un po' forse l'arrivo di Coutinho all'Inter, il primo Coutinho che abbiamo visto all'Inter, giocatore bravissimo tecnicamente e che fisicamente però era molto molto leggero, quindi
per Valentin si tratta di fare un percorso più di questo tipo, di rafforzarsi fisicamente e anche di crescere un po' banalmente, perché classe 2005, però diciamo che quando ci sono le forti doti tecniche si parte sicuramente un passo avanti e Valentin sicuramente parte un passo avanti. Chiudiamo infine con il nome dei nomi, sicuramente quello più interessante che si è messo più in mostra in questa stagione, ha fatto incetta di premi in questa sua stagione, è Cesare Casadei, classe 2003, vero e proprio trascinatore di questa annata nella primavera dell'Inter. Colpo di testa, inserimento, un centrocampista a tutti gli effetti che si può definire moderno, secondo me. Ha dimostrato anche grande carisma, grande personalità, oltre che ad aver segnato 17 gol, se non vado errato, vi ritrovo il dato esatto, sì, 17 gol e 5 assist nelle sue 40 presenze tra tutte le competizioni in primavera, ma al di là dei numeri, dei gol su calcio di rigore, ha segnato moltissimo anche di testa grazie alla sua fisicità importante, un giocatore già molto alto, nonostante comunque sia un 2003, tutte caratteristiche che lo portano ad essere, secondo me, uno dei giocatori più interessanti nell'ottica di un salto già diciamo in generale in Serie A, ma ovviamente anche in ottica Inter. Dico in generale in Serie A perché il Sassuolo, ma non solo, si sono già mossi diversi club con grande interesse che vorrebbero approfittare, vorrebbero averlo sia a titolo definitivo che magari in prestito per valorizzarlo ed avere subito un impatto da questo punto di vista da questo calciatore. Anche qui, se vogliamo fare un po' un paragone, possiamo considerarlo a livello di caratteristiche un po' un giocatore alla Vesino, diciamo così. Questo ci fa capire che, per esempio, in un Inter che potrebbe prendere Mkhitaryan in queste ore, potrebbe avere Aslani come vice Brozovic, potrebbe andare con Casadei a riempire quella casella del vice Barella che in questo momento rimarrebbe vuota e che dal mio punto di vista avrebbe magari un po' più senso coprire con un giovane Casadei da valorizzare in rosa piuttosto che con un Gagliardini che abbiamo visto essere un giocatore che magari ecco come sesto centrocampista ci sta pure, ma non è un giocatore forse da questa Inter, ecco. E quindi magari valorizzare un Casadei in casa, un giovane che ha fatto così bene all'interno di questa stagione, potrebbe essere una soluzione molto molto interessante. Questi sono quindi i giocatori che si sono messi in mostra in questa stagione con la primavera dell'Inter. Ripeto, secondo me Casadei, Franco Carboni i più interessanti, ma anche Iliev da tenere d'occhio. Tutti gli altri forse dovranno affrontare un percorso di crescita che sia nell'Inter in primavera o magari in prestito in altri club, anche all'estero, dove potrebbero avere spazio in una divisione più alta, anziché magari andare in Serie B in Italia e fare un'esperienza molto molto importante, formativa e di crescita. Fatemi sapere quali sono secondo voi i più interessanti e quelli su cui voi puntereste maggiormente per l'Inter, chi secondo voi è pronto per fare il salto in prima squadra. E prima di salutarvi vi ricordo passioneinter.club per entrare a far parte della nostra splendida community interista, ovviamente, e per chi ci sta seguendo in podcast vi lascio in descrizione il nostro approfondimento su Nicola Iliev di cui avevo parlato diversi mesi fa, mentre per chi ci sta seguendo su YouTube ve lo linko qui e vi consiglio di guardare anche questo video, mi raccomando, non perdetevelo.